Ciao ragazzi, Buttkicker Gamer Plus. Oggi si parla di vibrazioni. Sono un grandissimo appassionato, come già ben sapete. Ho fatto tantissimi test con Bass Shaker e nel mondo Buttkicker ho utilizzato il Gamer 2, il Buttkicker Mini, il Buttkicker Advance. Ho due Buttkicker LFE sotto il mio sedere. Oggi sono qui per parlarvi di un nuovo prodotto della lineup Buttkicker, ma ve ne parlo meglio nella review. Sigla! Ciao ragazzi, oggi si parla di vibrazioni. Parliamo del Buttkicker Gamer Plus. In realtà è un kit composto da amplificatore e trasduttore. Può funzionare nel mondo console tramite degli sdoppiatori audio, però in quel caso gli verrebbe dato in pasto quello che è il totale audio di quello che è il vostro gioco preferito, naturalmente andandolo a filtrare passo basso, passo alto, per andare a individuare quelle che sono le vibrazioni che a noi più ci interessano, che riguardano lo spettro basso del suono. Dà però il suo massimo nel mondo PC. Questo perché tramite dei software specifici si estrapola la telemetria e si usa questa per dare diversi tipi di effetto a secondo l'effetto che ci interessa. Entriamo un pochino più nel profondo e iniziamo con l'amplificatore. Amplificatore da 90 watt RMS. Con l'utilizzo di questo Buttkicker io l'ho utilizzato tra il 30 e il 35%, volume sufficiente a far esprimere il massimo potenziale a questo genere di trasduttori senza esagerare un po' troppo con i rumori dentro la stanza. Aspetto che mi preme chiarire perché, come vi ho detto, ho provato anche altri modelli come il Gamer 2, di cui questo potrebbe essere il fratello venuto molto meglio. Non ci sono problemi di surriscaldamento e anche per quanto riguarda il trasduttore non mi è mai successo che sia andato in protezione per motivi di troppo calore. Però questo sicuramente può dipendere anche molto da quanti effetti, i volumi che utilizzate. Nel mio caso nessun tipo di problema, cosa che invece per esempio con amplificatori diversi e il Buttkicker Mini mi era capitato che il trasduttore si riscaldasse troppo e andasse in protezione e quindi devi aspettare qualche minuto che si raffredda per poter ricominciare. In questo caso mai. Per quanto riguarda proprio il corpo, è in metallo, è molto leggero, ragazzi, parliamo 20x20 x 7 cm di altezza, molto compatto ma con una potenza notevole da poter utilizzare in questo mondo. Secondo me ne può mandare avanti tranquillamente due, anche se nella parte dietro effettivamente il connettore disponibile per il trasduttore è soltanto uno, ma comunque ci sono poi dietro le connessioni in destro e sinistro, proprio nel caso utilizzaste un sistema console. C'è anche uno sheet output in realtà per andare a ramificare quelle che sono lo sheet audio, ma ragazzi riguardano sicuramente configurazioni un pochino più complesse. Vi voglio far vedere anche il cavo che viene dato in dotazione. Questo è l'altro capo che servirà poi per andare a connettersi al trasduttore. Filo telato di generoso diametro, questo perché sappiamo nel mondo audio il diametro del filo aiuta a far passare maggior corrente. In questo caso, essendoci un bel po' di potenza a disposizione, è buono che ci sia proprio anche questo tipo di caratteristica qui. Tornando a noi, troviamo la connessione per il cavo della corrente elettrica. Faccio notare che la parte proprio dell'alimentatore è all'interno dell'amplificatore stesso, quindi ci sarà soltanto un cavo che dovrete connettere alla vostra rete domestica. C'è poi il pulsante di accensione e spegnimento. Troviamo poi qui il connettore USB Type-C che potrete collegare USB al vostro PC perché verrà rilevato come una scheda audio esterna. La gestirete quindi direttamente dal vostro PC e non dovete comprare nessun altro hardware. Potrete quindi indirizzare nel modo corretto quelli che sono gli effetti utilizzando la scheda audio all'interno dell'amplificatore stesso. Andiamo alla parte frontale e lo vado anche ad accendere. Nella parte frontale abbiamo il pulsante di accensione, come vedete si accende. A questo punto abbiamo questi due pulsanti che serviranno per gestire il volume dell'amplificatore. Naturalmente potete farlo anche tramite telecomando se magari l'avete riposto lontano da voi. Abbiamo poi la possibilità di attivare un filtro. Premendo questo pulsante si accende, come vedete, la luce blu. È praticamente un filtro passa-bassa, va a tagliare tutte quelle che sono le frequenze, in questo caso dai 25 Hz in giù. E questo aiuta a far lavorare un pochino meglio quello che è il trasduttore. Al contrario, questo è un filtro passa alto, si attiva andandolo a premere. Come vedete in questo caso appare un display, potete salire o scendere
e questo andrà a tagliare tutte quelle che sono quelle frequenze da questi hertz in su. Impostato in questa maniera a 160 e attivato anche il filtro passabasso, il suono che uscirà dall'amplificatore si concentrerà tra i 25 Hz e i 160 Hz. Sono filtri dal mio punto di vista molto importanti, soprattutto nell'uso console, quando gli mandate in pasto un segnale audio diretto tramite le uscite proprio audio. Nel caso utilizzate invece programmi di telemetria che già inviano frequenze specifiche, secondo me non serve. Arriviamo poi a parlare del Butt Kicker. È praticamente un Butt Kicker mini LFE. In questo caso in più ha un doppio sistema di montaggio. Lo potete montare con questo sistema qua. In dotazione ci sarà anche un perno che potrete montare nella vostra postazione in qualsiasi materiale sia fatta, e questo praticamente si andrà ad agganciare e rimarrà sospeso. Oppure potrete utilizzare i 3 fori posti nella parte bassa e montarlo direttamente per esempio su una superficie piana. Nei due sistemi vibrerà in maniera un pochino diversa. Scegliete il sistema che più si adatta alla vostra postazione e alla situazione in cui lo andrete a montare. Nel mio caso ho deciso di montarlo nella parte frontale della postazione per avere le vibrazioni del reparto frontale dell'auto, e ho scelto di montarlo con il perno dato in dotazione. Ma molti di voi non sanno nemmeno cosa sia in realtà un Butt Kicker e quali possono essere le differenze con i Bass Shaker. I Bass Shaker fondamentalmente sono dei sub senza la parte del cono. Ci sono di diversa potenza, fondamentalmente quello che va a vibrare è una sorta di membrana. Naturalmente può vibrare con più o meno potenza. In questo caso c'è sempre un sistema all'interno che va a vibrare, però nel caso del Gamer Plus ha un peso di 1,70 etti, 170 grammi. Quindi andando a muovere un peso di questa consistenza, la vibrazione risulta naturalmente più corposa. Cosa che per esempio avviene in maniera ancora più accentuata per esempio con gli LFE, che hanno all'interno un peso da 1,5 kg che fa questo movimento. Naturalmente capite bene che più il peso è grande e più probabilmente può essere difficile replicare delle frequenze molto alte. Più il peso è piccolo e più è facile replicare frequenze molto alte, e magari si ha un pochino più di difficoltà nelle frequenze basse. Motivo per cui per esempio anche i Bass Shaker lavorano bene alle frequenze alte utilizzati per i motori, magari per frequenze un pochino più basse e più corpose come potrebbe essere un cordolo. Dal mio punto di vista è più importante avere una massa vibrante un pochino più importante. Ma praticamente il funzionamento: abbiamo una calamita quindi nella parte esterna e questo peso all'interno che fa su e giù. Ci sono poi dei gommini nella parte alta e nella parte bassa per attutire il rumore. Quando viene utilizzato ad alti volumi il controllo del peso comincia a essere un pochino impegnativa. Può succedere che in questo movimento vada a sbattere sopra e sotto e si sente quel famoso rumore che praticamente è questo perno che sbatte nelle due parti alte. Però vi dico che sono praticamente indistruttibili. Farà prima rompersi l'amplificatore che rompersi un sistema di questo tipo qua. E arriviamo quindi a capire anche la parte di rumore. Più scegliamo di utilizzarla a volumi alti e più probabilmente potrebbe produrre rumori. Però l'aspetto su cui premo, che montato nel punto giusto, il più a contatto possibile con il punto dove voi andrete a percepire la vibrazione, riceverete anche a volumi più bassi l'intensità di una vibrazione un pochino più corposa. Al trasduttore potrete dare in pasto una potenza dai 75 ai 250 watt RMS. Naturalmente lui li tiene, però sicuramente comincia a diventare molto rumoroso, e nel mondo delle vibrazioni credo che sia l'optimum cercare il punto di equilibrio tra la massima vibrazione e il minor rumore possibile. A livello software può essere gestito con SimHub, SimVibe come utilizzo io, oppure abbiamo anche in questo caso un software proprietario, SimConnect, e per la parte software ho fatto un video per voi. Andiamo adesso ad esplorare i due software con cui potremo configurare il nostro Butt Kicker Plus. Iniziamo con GameConnect, che è il software proprio di Butt Kicker. Nella prima schermata andiamo a configurare quelle che sono le uscite. In questo caso l'amplificatore in dotazione è un amplificatore mono, quindi scegliete mono. Andate a selezionare la scheda audio, proprio quella di Butt Kicker Plus, e a questo punto potete fare anche un test. Ok, torniamo indietro. A questo punto ci troveremo già configurati tutti quanti i giochi. Ce ne sono tantissimi, io cercherò di farveli vedere piano piano per farvi capire tutti quelli che oggi sono disponibili, perché per ogni gioco verranno attivati determinati effetti. Vediamo,
ve ne faccio vedere qualcuno. Vediamo automobilista. E a questo punto andiamo a vedere uno in particolare, per esempio questo di automobilista. Abbiamo l'effetto giri motore, l'effetto delle strisce sui cordoli, però l'ho trovato abbastanza digitale come tipo di effetto, almeno in Race Room dove l'ho provato. Ci sono le texture stradali, il cambio marcia, l'effetto accelerazione, l'effetto collisione, le sospensioni, il bloccaggio delle ruote, lo scivolamento delle ruote. In realtà questo è un piccolo effetto che si attiva quando arrivate al limite dei giri. Naturalmente, a secondo del gioco che scegliete, il mio consiglio è: entrate all'interno del gioco stesso, andate a scegliere prima gli effetti che vorrete attivare, andate a regolarne uno per uno quello che è il volume. Vi consiglio di non sceglierne troppi perché potrebbero impastarsi, e naturalmente sceglietene anche molto bene i volumi. C'è poi una seconda sezione molto interessante che serve per splittare quello che è il segnale audio. Questa funzione serve per splittare su due schede audio separate quello che è il segnale audio degli effetti. Se non volete utilizzare il software fornito da ButtKicker, potete naturalmente utilizzare qualsiasi altro software. Vi faccio vedere al volo anche Cmap, che è un software gratuito. Consiglio sempre di fare una piccola donazione per sbloccarlo. Andate in Shake It Bass Shaker, Sound Output, e a questo punto andate ad attivare la scheda dei ButtKicker e andate a selezionare anche qui mono, essendo in realtà un amplificatore mono. Potete fare anche qui un test. A questo punto andate su Effect Profile e andatevi ad attivare gli effetti che più preferite. Cosa molto interessante è che potete anche fondere quelli che sono questi due programmi se vi piace più l'effetto, per esempio, della strada di uno e magari vi piace più l'effetto motore dell'altro. Potete tenerli attivi entrambi e scegliere quali effetti utilizzare dell'uno e dell'altro. Ma penso, per quanto riguarda il software, di avervi detto tutto. Ragazzi, arriviamo alle conclusioni finali. Come vi ho detto, io l'ho utilizzato per fare la parte frontale dell'auto. Questo tipo di ButtKicker montato nel modo corretto può gestire tranquillamente anche la parte dietro. Con l'esperienza che sto avendo piano piano sempre più ampia nel mondo delle vibrazioni, cercate di scegliere gli effetti più adatti a voi e non esagerate. Più effetti si mettono e più le vibrazioni in generale con qualsiasi trasduttore si vanno un po' a impastare. Se volete mettere più tipi di effetti, dovete cominciare a pensare a un sistema un pochino più ampio in cui andate a dividere quelli che sono i diversi effetti di vibrazione. Io, nel modo in cui l'ho utilizzato, gli ho dato in pasto la cambiata, la parte dei cordoli del frontale e qualche effetto strada. E stop. Ma naturalmente sulla gestione proprio di questo tipo scegliete voi quello che più preferite. La certezza è che comprando ButtKicker state comprando quello che è il top di gamma del mondo delle vibrazioni. Lo reputo personalmente il brand top di gamma perché è l'unico che ad oggi offre questo genere di prodotto e perché, soprattutto nel mondo della simulazione di guida in cui ci sono cordoli dossi che secondo me hanno una corposità maggiore rispetto magari a quella che può essere la tipologia di vibrazione di una cambiata, averla con un peso di questo tipo offre un'esperienza dal mio punto di vista diversa. Insisto però col dirvi che dovrete avere molta cura del sistema di montaggio. Anche io, che l'ho semplicemente messo nella parte frontale, all'inizio ho avuto qualche difficoltà nel percepire le vibrazioni perché per esempio l'avevo montato proprio sulla postazione, ma la tipologia per esempio di base plate che io per l'Active Pedal isola tantissimo quello che è il poggiatacco rispetto a tutta quanta la struttura e non arrivavo a sentirle, con tutto che avevo utilizzato anche volumi importanti. La modifica che nel mio caso ho fatto, visto che il base plate lo consentiva, è andare a montare la parte del perno dove io poi ho montato il ButtKicker direttamente alla struttura del base plate, e a quel punto le vibrazioni sono esplose e in più ho guadagnato un piccolo isolamento dal resto della postazione. Arriviamo adesso al prezzo, intorno ai 370-380 euro. È difficile trovarli purtroppo qui in Europa, ci sono pochi negozi, ma cercherò di mettere qui i link in descrizione. In questo caso ringrazio tantissimo ButtKicker, sono veramente molto felice dell'inizio di questa collaborazione perché è un prodotto che utilizzo praticamente da sempre e finalmente sono riuscito ad aprire un canale di collaborazione con loro. Ragazzi, vi ringrazio sempre per quanto posso, perché mi piacerebbe tantissimo fare contenuti aggiuntivi per il mondo delle vibrazioni, ma per adesso è tutto. Ci vediamo alla prossima. Ciao!